Ciao a tutti ragazzi, l'argomento per questo video è la programmazione FK. Non verranno sviscerati tutti quanti gli aspetti della programmazione FK, però siccome è una richiesta che spesse volte mi viene fatta e anche quando sono poi in presenza nelle aziende molte volte viene sacrificata perché insomma gli argomenti molte volte sono già tanti anche senza affrontare ulteriori argomenti come appunto la programmazione FK. Allora, innanzitutto mettiamo le basi sul capire cos'è FK e quando può essere utile utilizzarla. Utile utilizzarla. Allora, FK sono le lettere dell'acronimo Freikontur, chiedo venia per la mia pronuncia tedesca, però è quella, e che altro non è che profili liberi. Quindi, quindi sostanzialmente non è altro che un altro modo che abbiamo a disposizione sui controlli Heidelin per portarci a casa la definizione di un profilo piuttosto che di un percorso. Allora cominciamo a mettere delle basi. Quando si utilizza? Allora si utilizza ogni qualvolta i dati presentati sul disegno non ci risultano utili ai fini costruttivi. A volte magari sono utili dal punto di vista del controllo, della misurazione del pezzo, o a volte semplicemente sono dati insufficienti. Quindi l'FK ci può venire in aiuto in tutte quelle situazioni. Ora qui io ammesso che azzecchi la posizione, ok. Qui c'è un disegnino facile facile che ho già utilizzato ai tempi del Covid per fare dei corsi online, quindi chi mi segue da più tempo riconosce sicuramente la figura. Poi ve la mostrerò un po' anche più in grande, anzi magari ve la mostro subito. Quindi vedete che in questo disegno ci sono indicate tutta una serie di quote, ma non vengono indicate tutte. Ora chiedo scusa che io non riesco a muovere il mouse su questo disegno e mostrarvi anche quindi la posizione del mio puntatore. Cercherò di farvi capire comunque raccontandovi un po' il come mi sto muovendo sul disegno, da dove si parte e in che direzione si va. Potete vedere che dove abbiamo sulla parte sinistra del disegno c'è un raggio 30, cioè quel cerchio tangente di raggio 30 che diciamo si muove dal basso verso l'alto se lo guardiamo in questa direzione di descrizione del profilo. Successivamente abbiamo un elemento lineare di cui però non conosciamo assolutamente qual è la posizione, dove finisce questo elemento lineare. Questo fa sì che con la normale programmazione, sia essa la programmazione cartesiana, sia essa la programmazione cartesiana piuttosto che la programmazione polare, in realtà non riusciamo a portarci a casa nulla. E quindi questo è un esempio in cui ci può venire incontro la programmazione FK. Ok, il comando FK lo trovate sulla tastiera dove avete tutti i comandi geometrici insieme alle linee e ai vari cerchi c'è appunto il tastino FK. Parentesi sull'ultimo uscito, il TNC7 di Heidelin, l'FK in realtà è stato fatto sparire in favore, diciamo, di una versione più moderna e tecnologica di disegno. Quindi cominciamo dalle basi. Allora, diventano fondamentali alcuni aspetti proprio da prestarci attenzione dall'inizio. Allora, innanzitutto è la descrizione della blank form. Ora, come potete vedere, io ho scelto di usare il vecchio controllo 530, più che altro per due motivi sostanzialmente. Per mostrarvi che è presente appunto anche sui controlli meno recenti, quindi non solo sul 640, anche il 530, anche sui controlli della serie 4, quindi 416, 426, 430 e di quella famiglia lì. E poi perché banalmente ho sempre riscontrato che sul 640 dal punto di vista grafico ci lascia un po' qualche baco nel momento in cui andiamo a descriverle e quindi insomma ho preferito usare il 530.
Quindi partiamo dal definire la blank form. Ora io su questo disegno ho deciso di gestire il punto zero, di ragionare su un punto zero posizionato all'interno, al centro del diametro 30. I diametri sono due, i diametri 30, ma mi riferisco a quello posizionato alla sinistra della tavola. Ok? E quindi in base a quel punto zero lì sono andato a riscrivere la mia blank form, quindi la forma del mio grezzo. Quando siamo in FK, la forma del grezzo ci diventa un po' anche, diciamo, il foglio, la dimensione del foglio su cui ora andremo a disegnare il nostro profilo. E quindi è importante riuscire a delimitarla nella maniera corretta per poter avere una visualizzazione ottimale poi dei vari elementi che andremo a descrivere. Un altro aspetto fondamentale è quello che per programmare in FK dobbiamo attivare la ripartizione dello schermo programma più grafica. Ricordo che la ripartizione dello schermo viene sempre gestita attraverso quel tastino che normalmente avete accanto al monitor, all'altezza dei soft key, quel tastino in cui sono rappresentate tre freccette che diciamo si rincorrono in cerchio. Ok? Quindi dobbiamo come prima cosa posizionare la nostra ripartizione dello schermo in modo da vedere sia il programma che la parte grafica. Questo diventa fondamentale perché noi dovremo, via via che inseriamo i nostri elementi, avremo la necessità di vedere quello che stiamo andando a costruire. Un'altra cosa fondamentale da fare è quella del andare a scorrere i soft key e attivare, mettere su on il comando autodraw. Questo qui permetterà che disegni automaticamente via via che noi andremo a descrivere i nostri appunto elementi. Allora, un altro aspetto fondamentale è che l'FK allora, le istruzioni che possiamo dare in FK devono sempre arrivare dopo degli elementi cartesiani, quindi non si può iniziare da capo su un punto sconosciuto del proprio profilo e pretendere che poi il controllo riesca a ricostruirlo. Quindi il punto di partenza è sempre arrivare da degli elementi, diciamo, cartesiani che comprendano entrambi gli assi che appartengono al piano di lavoro. Ok? Quindi, per quanto riguarda il nostro disegno, che adesso lo riguardiamo qua, direi che avendo l'origine al centro di questo diametro 30, per percorrere il nostro profilo esterno, potremmo come inizio identificare una coordinata del centro di un centro del cerchio in corrispondenza dell'x0 y0, dare un primo punto quindi diciamo nella parte bassa di questo cerchio e poi andare a svilupparcelo in cartesiano, tanto fin qui abbiamo tutti gli elementi per procedere in maniera, diciamo in maniera classica, ammesso che la parola classica abbia il suo senso. Quindi, definendo una coordinata del centro ax0, y0 e poi definiamo il primo punto che quindi sarà in corrispondenza della coordinata x0, y-30. Attiviamo anche la compensazione raggio e ora indico un avanzamento un po' farlocco inventato. Ora non mi occupo né di scegliere un eventuale utensile e neanche di organizzare proprio tutta la lavorazione chiamata utensile, avvicinamento e quant'altro, approccio e quant'altro. Quindi guardiamo la definizione del profilo. Quindi questo qui è il nostro primo punto, in corrispondenza dell'x0, y0, y-30. E da qui non faremo altro che realizzare un cerchio che si concluderà a una y più 30 e che si muoverà in direzione oraria. Ok, e questo qui è il nostro primo elemento. Vedete, l'autodraw fa sì che venga disegnato immediatamente. Poi scorrendo nei soft key troverete anche per esempio il comando che permette di inserire, ora magari con questa risoluzione schermo lo vedete un po' piccolo, però vi vengono mostrate su ogni elemento
il numero della riga corrispondente nel programma. Ok, quindi questo è il nostro primo elemento. Ora ci ritroviamo appunto in quella condizione che vi dicevo all'inizio, ovvero del dover definire questo elemento lineare che prosegue in maniera tangente rispetto al nostro cerchio, ma del quale non siamo a conoscenza del punto finale. E quindi i nostri cari comandi linea cartesiana piuttosto che polare in realtà non riescono a venirci incontro. E quindi vediamo come fare. Come prima cosa, quindi, visto che l'argomento è questo, dovremo andare a premere il tasto FK. Ok? Il tasto FK ci apre questi soft key. Nel momento in cui siamo in FK, a parte l'aspetto numerico che useremo il tastierino, ma tutti i comandi utilizzeremo i soft key a monitor. Ok? E vediamo che all'apertura dell'FK abbiamo questi semplici comandi, quindi abbiamo la possibilità di definire che l'elemento che dobbiamo descrivere è una linea con questo FL, ok? Oppure se è una linea tangente, oppure se è un cerchio, oppure se è un cerchio tangente. Questo Fpol altro non è che la definizione di un centro polare all'interno dell'ambiente FK. Direi che noi siamo assolutamente nella condizione di poter definire una linea tangente, perché è esattamente tangente al cerchio che abbiamo, all'arco di circonferenza che abbiamo appena definito. E quindi direi che il nostro comando sarà appunto FLT. Nel momento in cui la definiamo, che selezioniamo questo elemento geometrico, quindi di una linea tangente, ci compaiono appunto di nuovo dei soft key, quindi si aggiornano con tutta una serie di dati che noi possiamo andare ad indicare. Non li vedremo tutti, come ho detto all'inizio del video, se no viene su un pippone infinito. Però cominciamo a vederne alcuni. Vedete, scorrendo il soft key ci sono parecchie possibilità. I primi soft key che abbiamo a sinistra servono banalmente a indicare se noi siamo in grado di comunque indicare una quota con un riferimento cartesiano, quindi XY, oppure con un riferimento polare di PR e PA. Con il comando len invece possiamo indicare l'eventuale lunghezza della nostra retta e con an l'angolo. Quindi, visto il disegno, sicuramente anche la lunghezza della retta noi non siamo in grado di conoscerla e di indicarla, però direi che l'angolo possiamo tranquillamente indicarlo. E quindi possiamo dirgli che avremo una linea tangente che avrà un angolo 0. Ricordo che sul piano di lavoro XY l'angolo 0 è sempre direzione parallelo all'asse X in direzione della X più. Ok? E quindi questa qui è la nostra linea angolo 0. Vedete che ce l'ha disegnata, spero si riesca a capire i colori, perché questo elemento che abbiamo appena indicato in realtà ci viene mostrato in rosso. È colorato di rosso perché il controllo ha capito dove stiamo andando, ma siccome non è ancora completamente definito, allora ce lo evidenzia col colore rosso. Ok? Non sono andato a scorrere sugli ulteriori soft key dell'elemento linea tangente, però potete vedere che si possono indicare eventualmente dei punti con coordinate XY che magari vengono attraversate da questa linea. Fino a 2 punti P1, P1, P2, P2, quindi coordinate XY. Oppure un'eventuale distanza, con il soft key qui a tutto a destra, un'eventuale distanza a cui passa la nostra retta rispetto ad un punto esterno alla sua traiettoria che identificheremo come P di X e P di Y. Però non andrei adesso troppo avanti. Quindi noi ci possiamo limitare ad indicare che dopo il nostro cerchio che facilmente abbiamo descritto in cartesiano abbiamo un elemento lineare tangente del quale come unica indicazione possiamo stabilire l'angolo, che è un angolo 0. A questo punto andiamo a vedere come proseguirebbe il nostro profilo.
abbiamo quel raggio 8. Anche quel raggio 8 lì, non conosciamo i punti iniziali, non conosciamo i punti finali, può essere tranquillamente identificato come un raggio di raccordo. In questo caso, soprattutto perché siamo nell'ambiente FK, io onestamente preferisco definirlo non tanto come raccordo, ma preferisco indicarlo come cerchio tangente. Questo perché dal punto di vista geometrico, siccome noi stiamo dando dei dati e il controllo deve riuscire con i dati che gli diamo a ricostruire il nostro percorso, il nostro profilo, il cerchio tangente diventa, la tangenza diventa un vincolo così forte che il più delle volte aiuta poi nella risoluzione. Quindi piuttosto che il round utilizzerei appunto il comando cerchio tangente. Un altro piccolo dettaglio. Quando siamo nell'ambiente FK e stiamo programmando il nostro profilo, appunto come siamo ora in questa situazione, abbiamo un elemento ancora indicato in rosso. Quindi finché, diciamo, la parte in FK non è risolta, quindi non ce la vediamo tutta in blu, non ci è permesso di rientrare nell'ambiente cartesiano o polare che normalmente conosciamo. Quindi prima di poter ritornare nel cartesiano bisogna risolvere, fare in modo di risolvere la parte che si sta scrivendo in FK. Visto che ho parlato dell'eventuale raggio di raccordo, ecco, il comando RND, il round, è l'unico che viene accettato all'interno di FK anche se non abbiamo ancora risolto il profilo. Questa era una parentesi dovuta. Quindi a questo punto qui, se riguardiamo velocissimamente il disegno, quindi io decido di identificare quel raggio 8 come non un round ma come un cerchio tangente. Quindi qui nei miei comandi FK ho appunto FCT che è appunto un cerchio tangente. Quindi seleziono il cerchio tangente e vedete che di nuovo si aggiornano i soft key mostrandomi degli elementi insomma, che giustificano una forma circolare. Quindi allo stesso modo posso indicare delle eventuali coordinate del punto finale se le conosco come x, y o con dei riferimenti polari. Ho il comando DR che poi è molto simile a quello che, cioè direi identico a quello che troviamo normalmente nella realizzazione del comando cerchio, quindi la direzione. Allora, quindi la direzione che come al solito deve essere più o meno, quindi oraria o antioraria. Nel nostro caso direi che era in direzione antioraria. Quindi questo è il primo elemento che sappiamo. Un altro elemento che sicuramente conosciamo è il valore, che è quel raggio 8. Quindi all'interno del nostro FK abbiamo anche la possibilità di indicare con il tasto R anche il raggio. Quindi abbiamo un cerchio di raggio 8 che va nella direzione meno, pardonnez-moi, nella direzione più, antiorario. Se continuiamo a scorrere i soft key, vediamo che eventualmente dei cerchi possiamo anche identificare la posizione del centro del cerchio, sia con riferimenti cartesiani o con riferimenti polari. E poi abbiamo tutta una serie di altre possibilità. Direi che per quanto riguarda la nostra figura, più che dire la direzione del cerchio e il raggio 8, non riusciamo. Quindi, tornando nel programma, ok, vedete che ha cominciato anche a costruirci questo cerchio tangente, sempre identificato in rosso perché ancora non è completamente definito. Ok, quando si hanno degli elementi non completamente definiti, purtroppo non se ne possono mettere una sequenza di 4-5 elementi consecutivi non definiti, perché altrimenti il CN si perde e a un certo punto comincia a massacrarvi di errori. È uno dei motivi per cui all'inizio di questo video vi dicevo che spesse volte con l'FK ci si ritrova a litigare, perché a volte veramente, a volte dei disegni sono a tratti imbarazzanti e proprio si hanno veramente poche indicazioni. In quel caso bisogna fare come si è sempre fatto, andare a rompere le scatole in ufficio per farsi dare delle quote mancanti. Quindi questo qui è i
due elementi che finora abbiamo inserito senza poi in realtà riuscire a dargli una definizione completa. Però intanto il controllo sta cominciando a capire cosa dobbiamo costruire. A questo punto l'elemento successivo quale è? L'elemento successivo è una linea che a questo punto possiamo anche identificare come una linea tangente al cerchio precedente. Avessimo avuto il round anziché il cerchio tangente nell'ultimo elemento indicato, ecco, non avremmo potuto utilizzare poi l'istruzione linea tangente, perché comunque il comando round, per quanto dal punto di vista visivo ovviamente un raccordo è un raccordo tangente agli elementi, ma non lo si può sfruttare per aggrapparsi quindi ad una tangenza precedente, motivo per cui ho scelto di utilizzare l'FCT e non il round. Quindi il nostro elemento che dobbiamo andare a descrivere sarà sicuramente una linea tangente a questo punto. E cos'altro possiamo indicare? In realtà possiamo indicare l'angolo, per esempio. Nella parte bassa, diciamo, del disegno, in basso a destra, sono indicati questi 35 gradi e dovrebbe essere abbastanza chiaro che c'è un parallelismo tra la retta che noi dobbiamo descrivere adesso e appunto quella in cui risiede la quota angolare. Quindi nel nostro programma potremo andare ad indicare che il nostro elemento ora è una linea tangente del quale conosciamo l'angolo, che è un angolo 35. Ok? Vediamo di fare end. Ok. Sta proseguendo quindi nella scrittura del nostro profilo. Direi che ora a livello di elementi non definiti completamente siamo arrivati un po' alla fine, però per fortuna l'elemento successivo, che forse ancora qui un po' si vede, no, è di qua il disegno, in realtà poi quell'elemento circolare che adesso ci ritroviamo a dover descrivere aiuterà senz'altro quindi a definire anche gli elementi precedenti e quindi portarci a casa la nostra definizione di profilo. Quindi, qual è l'elemento successivo? Direi che siamo ancora di fronte ad un cerchio tangente del quale conosciamo il raggio, chiedo venia per quel valore meschino di 30,87. Quindi sappiamo che c'è un cerchio tangente, conosciamo il raggio, di sicuro conosciamo la direzione perché la direzione di lavoro l'abbiamo scelta noi, quindi quella la sapremo sempre. Siamo anche in grado di identificare la posizione del suo centro, perché il centro risiede appunto su quella quota x75 e y21 e 174. Quindi questi saranno i nostri riferimenti ora da indicare nel nostro programma. Quindi un cerchio tangente del quale indicheremo la direzione, che sarà in direzione oraria, quindi dr+, del quale conosciamo il raggio, che è 30,87, e scorrendo con i soft key possiamo anche indicare che la coordinata del centro del cerchio è posta a x75 e ccy21 e 174. Ok, direi che abbiamo già detto parecchio. Proviamo a fare end. Ecco, vedete che ora è diventato blu la parte precedente che avevamo scritto precedentemente, perché questo elemento circolare, avendo tutta una serie di dati, ha permesso, diciamo, di risolvere gli elementi precedenti. Rimane ancora lì parcheggiata un po' questo elemento circolare che ora ci viene mostrato questo in rosso perché non ancora completamente definito. E allora proseguiamo. Quindi cosa abbiamo dopo questo elemento circolare? Avremo di nuovo una linea tangente a questo cerchio, del quale possiamo identificare sia l'angolo, perché abbiamo quei 35 gradi lì, oppure possiamo anche identificarla come una linea parallela all'elemento precedente, a quella retta scritta prima. Ecco, magari quello potrebbe essere interessante vederlo così per vedere un ulteriore comando, anziché utilizzare ancora una linea tangente con un riferimento angolare.
Quindi vediamo un po'. Quindi direi che potremmo cominciare a dire che abbiamo una linea tangente. A questo punto potremmo anche, anzi, chiudo un attimo questa linea per inserire anche la numerazione dei blocchi. Così possiamo vedere che la linea parallela a quella che andiamo a descrivere ora è quella nella riga 8 del nostro programma. Quindi ora torno nell'FK e quindi gli dirò che ho una linea tangente. Anziché dire l'angolo questa volta, magari provo a scorrere i soft key e indicare con questi due comandi qui, parallela n, quindi con queste n tra parentesi nel riquadrino azzurro vuol dire che sono punti relativi ad altre parti del programma. E questo dp è la distanza quindi della parallela. Quindi io qui potrei indicargli che questa mia linea tangente è parallela alla riga quale? Alla riga numero 8. E poi la distanza. Ora ho fatto al volo il calcolo sul telefono, quindi posso dirgli che è 61,74. Quindi questa mia linea tangente è parallela all'elemento scritto nella riga 8 del mio programma e rispetto a questa parallela è distante di 61 mm e 74. Direi che possiamo anche indicare in realtà il punto finale, perché comunque possiamo immaginarci che questa linea potrebbe proseguire in direzione di quella y-30 da cui eravamo partiti. E quindi perché no? Direi di inserire anche quello. Quindi oltre a questi elementi che ho già indicato, posso anche specificare che questo elemento termina alla y-30. Vedete che adesso il profilo è completamente azzurro perché ormai è definito completamente. Quindi il fatto della presenza di tangenze, il fatto che io avessi quel cerchio che mi permetteva di risolvere poi le parti precedenti, adesso ha fatto in modo che io sia riuscito a ricostruire tutto il profilo. A questo punto direi che avendo indicato diciamo un punto finale, un vertice teorico di questa traiettoria, direi che quell'elemento del raggio 35 posso tranquillamente sfruttare il comando round e poi proseguire per, diciamo, chiudere il mio profilo. E quindi così farò. A questo punto dirò round e il round era appunto un 35 mm. Ok, ora di nuovo il rosso perché non ha ancora capito verso quale direzione deve andare. Comunque noi sappiamo di avere tutto il profilo precedente in realtà completamente risolto e quindi a questo punto possiamo anche ritornare nella nostra programmazione cartesiana e indicare che dopo il round abbiamo semplicemente un elemento lineare che ci porta verso la x0. Ok, ed ecco qui il nostro profilo. Ci sono altri elementi dell'FK che su questo disegno di esempio non l'abbiamo viste, però l'importanza dell'FK quindi è quello di riuscire a dare le istruzioni in base ai dati che abbiamo in mano. Bisogna cercare di essere il più puliti possibili, cercare anche di diciamo di non sovradefinire a volte degli elementi perché a volte potrebbero essere eccessivi e in realtà costringere il controllo a fare troppi ragionamenti su cui poi rischierebbe di andare a perdersi. Quindi qui abbiamo visto alcuni dei comandi tanto per cominciare a vedere, diciamo a dare un'infarinatura. Ovviamente avete visto che a livello di soft key le possibilità sono molte. Ricordo sempre che comunque ci sono anche i manuali, mi rendo conto che a volte sono un po', non lo so, per alcuni difficili da interpretare o capire. Quantomeno qui ho cominciato a dare, diciamo, un po' un'imbeccata sull'argomento. E quindi da qui, insomma, vi suggerisco di provare e di sperimentare. Un altro aspetto che non si è visto in questo disegno di prova, di esempio, è la possibilità di scegliere
di scegliere quanto stiamo scrivendo tra 2 o 3 opzioni. Provo a spiegarmi, ma prometto di fare poi un altro video in cui verrà mostrato anche quello. Il fatto che noi abbiamo l'autodraw acceso serve appunto per continuare a disegnare il profilo mentre noi stiamo inserendo i dati. Capita molto spesso che per i dati che noi indichiamo di un elemento, in realtà si aprono 2 o 3 possibilità, tutte quante coerenti con i dati che noi abbiamo dato, con le informazioni che noi abbiamo dato. Quindi in quel caso il controllo, sempre tramite i soft key, ci colora di verde l'elemento e tramite i soft key ci dà la possibilità di visualizzare le varie opzioni possibili e poi di selezionare quindi quella che noi riconosciamo come essere la nostra. Quindi non era nulla di complicatissimo questo disegno qui, però appunto era volutamente per cominciare a vedere i primi comandi, le prime istruzioni senza sovraccaricare troppo. Quindi ricordatevi sempre l'importanza della definizione della blank form, perché diventa il foglio su cui noi andiamo a disegnare questo profilo. Ricordatevi sempre che prima di arrivare con le istruzioni FK bisogna sempre aver prima definito una posizione cartesiana o polare all'interno del piano, perché altrimenti di solo elementi poco definiti il controllo non è in grado di capire in che posizione dell'area di lavoro ci stiamo muovendo. Quindi si parte dal cartesiano e poi ci si aggrappa all'FK. L'FK non serve per costruire un profilo intero, qui è servito un po' di più, ma il più delle volte l'FK ci serve per risolvere anche un semplice elemento. Risolto semplicemente quel passaggio del profilo, poi si può tranquillamente proseguire con la programmazione cartesiana piuttosto che polare. Quindi FK non è un mondo a sé, è un aiuto per risolvere una parte dei nostri profili. Quindi i programmi possono essere tranquillamente gestiti con elementi cartesiani, elementi polari, elementi FK, ritornare sui cartesiani e risolverci il nostro profilo e poi inserirlo all'interno delle lavorazioni. Ok, ci sarebbe anche un'altra cosina, che c'è anche la possibilità poi di diciamo di convertire questi elementi FK in quote pure cartesiane XY, però che direi che anche quello lì lo vediamo nel prossimo video. Quindi direi che per adesso io mi fermerei qua. Poi insomma fatemi sapere e cercherò di organizzare anche su un'altra forma per vedere anche altri aspetti. Cercherò di tenerla comunque su forme abbastanza semplici perché sennò i video diventano troppo lunghi e perché non devo essere completamente esaustivo. Insomma, vi do tutta una serie di informazioni che vi permettono eventualmente di capire come partire e poi, insomma, picchiarci dentro un po' la testa a voi. Ok, nient'altro da dire, vi saluto e per il prossimo video mettete i like, ciao ciao e le solite cose. Ciao!